Come iniziare a fare meditazione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia, sono stato ex Mr. World Italia, per chi non mi conoscesse, quindi lavoravo nella moda, un ambito completamente diverso, per poi passare invece alla creazione di contenuti, al cercare di documentare il mio percorso, che all'inizio era solo crescita esteriore, adesso invece è più anche puntato sulla crescita interiore, quindi medito tutti i giorni. Io ho iniziato il mio percorso di meditazione anni fa, in realtà ancora quando facevo nuoto, ero un atleta, facevo un nuoto agonistico, facevamo tanto yoga, facevamo tanta parte anche meditativa, di riflessioni, visualizzazioni, ma il mio percorso è iniziato quando, dopo un bel periodo in cui facevo crescita personale, quindi volevo arrivare alla versione migliore di me, a un certo punto ho avuto un click in giorni in cui ho capito: cavoli, non importa quanto cercherò all'esterno, non sto trovando risposte, vedo sempre le stesse risposte, quindi devo trovare qualcosa all'interno. E quindi, chiudendo gli occhi e stando fermo, ho iniziato a capire cose diverse e quindi ho iniziato anche a trovare libri diversi, a leggere libri come Eckhart Tolle, Il potere di adesso, ho iniziato a leggere libri come L'alchimista di Paulo Coelho, cose più interiori che mi hanno aperto la mente su quel tipo di consapevolezza. E quindi ho sviluppato pian piano una mia routine nel tempo di meditazione, quindi di passare del tempo a capire me dal punto di vista interiore, quindi a cercare risposte più all'interno. L'altro giorno stavo parlando con una mia amica e parlavamo di spiritualità e lei mi diceva: sì, ma io credo più nella scienza. E io gli ho detto: guarda, vero, cioè senza la scienza non avremo niente delle comodità che abbiamo adesso, però non esiste qualcosa che non sia spirituale. Spiritualità significa semplicemente ammettere che veramente, fondamentalmente, non sappiamo un bel niente. Per quanto puoi analizzare il tutto, per quanto puoi cercare di capire quello che hai attorno, fondamentalmente non abbiamo idea di chi siamo, da dove veniamo e che cosa facciamo. E quindi non sappiamo la risposta. Chi accetta questa cosa e dice non so niente, automaticamente è spirituale, quindi accetti la verità perché è una verità fondamentale e quindi diventi un seeker, un ricercatore della verità, un cercatore della verità, e quindi entri nel mondo spirituale, lo yoga, e nel mondo yoga. Quindi diciamo che è la parte fondamentale forse dell'essere umano, e per fare questa cosa, ovviamente, essendo che tutto è la stessa cosa, quindi siamo tutti parte della stessa cosa, se cerchi dentro, ovviamente è come cercare fuori. Per quello la meditazione. Ovviamente c'è una cosa spirituale, c'è un significato più spirituale come quello che vi sto dicendo, ma dal punto di vista anche semplicemente, se uno vuole vivere bene, la meditazione ha tantissimi benefici. La meditazione semplicemente ti aiuta a star bene, ti aiuta a vivere meglio il momento, ti aiuta a essere presente, ti aiuta a prendere un po' di spazio tra le tue accumulazioni, quindi la tua mente e il tuo corpo. Ti accorgi quando la fai che non sei il tuo corpo, che il tuo corpo è solo cibo che è stato accumulato pian piano. Ti accorgi della tua mortalità. Sono cose che sembrano stupide, ma il concetto è capibile da tutti. Ma esistenzialmente veramente non lo capiscono. Se capissi in questo momento veramente che sei un essere mortale, scoppieresti veramente a piangere in una crisi esistenziale incredibile. Hai capito il concetto mentalmente, ma non ti è veramente entrato dentro qua, in tutte le tue cellule. E la pratica ti aiuta veramente in questo. Ha ovviamente riscontro mentale, ha un riscontro fisico, aiuta a migliorare tante cose, ci sono tantissimi tipi diversi di meditazione, ma fondamentalmente lo si fa per questo e per stare bene, perché anche imparare a stare bene e essere presenti è ovviamente essenziale poi per non solo nel mondo essere più utili, più d'impatto, ma anche per vivere una vita a pieno. C'è un qualcosa che si chiama Karma Yoga, che si basa proprio su questo, ovvero invece che fare qualcosa per poi avere qualcosa, per poi ricevere qualcosa, quindi fare per ottenere qualcosa e quindi stare bene, prima si impara a star bene con pratiche come spiritualità, crescita interiore, la meditazione, eccetera. Da quando si sta bene, dall'amore, da un senso di abbondanza, la manifestazione è la stessa cosa, da lì si fa qualcosa e da quella cosa poi si ottiene quello che si deve ottenere. Quindi imparare prima a essere, a star bene, per poi fare da quel senso di amore, da quel senso di pienezza, e per poi avere. In quel caso, ovviamente, il tuo impatto nel mondo sarà 100.000 volte meglio e anche più significativo. Quindi ovviamente si basa tutto anche su questa cosa qua. Ma in realtà non esiste una vera e propria meditazione. La meditazione è uno stato meditativo in cui si entra. Quindi è un momento, ci sono tanti anche strati, adesso questo non è un video approfondito e non voglio farlo, lo farò più avanti magari se mi dite che lo volete sentire, ma
Ci sono vari stadi meditativi, vari stadi anche di coscienza, di consapevolezza, e ci si entra in vari modi. Sono anche tantissimi modi per entrarci, ma diciamo che quello fondamentale è semplicemente una piccola concentrazione o comunque un essere presenti, un tornare presenti. Quella è come iniziare la meditazione, quindi è la base. E ci sono vari modi per iniziare. Prima di tutto, se non sei mai stato presente e non hai idea di che cosa significhi, ti consiglio di fare questa cosa. Prova questo esperimento con me. In questo momento prova a stare fermo, in silenzio, il più fermo possibile, e cerca di ascoltare ad occhi chiusi il rumore più lontano che tu abbia mai sentito in questo momento. Prova a sentire il rumore più lontano che senti. Ecco, per questi 10 secondi hai meditato. Congratulazioni! Per 10 secondi sei entrato in meditazione. Quindi non è qualcosa di incredibile, non è un atto che devi fare, è uno stato in cui si entra. E in quello stato succedono cose incredibili. Purtroppo la meditazione non è come un fuoco d'artificio. Ci sono anche vari tipi di pratiche spirituali che sono come un fuoco d'artificio che senti subito. Ma la vera meditazione è come un fiore che sboccia pian piano. Quindi lo fai pian piano e vedi i frutti arrivare, ma quando li vedi arrivare poi non torni più indietro, diventa parte fondamentale della tua vita. Anche la palestra è così in realtà, tutto lo sport è così. Non è che vai in palestra il primo giorno e sì, hai un leggero pump, ma non è che hai un bel fisico fin da subito. Pian piano, con sacrifici, routine e costanza, inizi a vedere i risultati. Quando inizi a vederli non torni più indietro. La meditazione è la stessa identica cosa. E non solo a livello spirituale, come vi ho detto, aiuta, a livello fisico anche aiuta, ma anche a livello mentale. Tutto ciò che sono piccoli problemini, identificazioni sbagliate, star male, tutto viene veramente risolto. Perché? Perché quello che si va a fare, quello che avete appena fatto, è proprio la base della meditazione, ovvero utilizzare un sostegno esteriore come un suono per aiutarti a entrare in meditazione. Quello può essere utile. E quando sei in meditazione, la tua testa è come se fosse talmente concentrata che non senti più quella vocina nella testa che è la mente. Quindi se lo fai per un tot di tempo prolungato, ti accorgi che quella vocina che hai sempre pensato fosse te non è te. Sono accumulazioni di impressioni, di pensieri che sono arrivati nel tempo e hanno creato quella tua mente. Quindi è utile, diventa uno strumento molto utile se sai utilizzarlo, ma è anche il motivo principale per cui il 90% delle persone stanno male, hanno ansia, depressione, problemi mentali, eccetera. Perché? Perché invece di vivere nel momento presente, dove puoi avere quanto dolore vuoi, ma non c'è così sofferenza, la sofferenza arriva nella tua testa, viene creata da l'essere continuamente nel momento passato, quindi nella tua memoria, o l'essere continuamente nel momento futuro, quindi nell'immaginazione. Ma in realtà sono sempre gli stessi dati che hai accumulato che continuano a essere rimuginati, a essere portati qua e là, sparati a caso in continuazione senza darci un comando. Quindi se impari a meditare, vedi pian piano dall'esterno, è come se prendessi un po' di consapevolezza e un soggetto un po' più alto, non sai ancora bene cos'è, ma quel soggetto è come se vedesse la mente e il corpo, la tua personalità, il tuo ego, il tuo marco, proprio come uno strumento da utilizzare. Io un giorno che ho fatto quella meditazione di cui vi ho sempre parlato, che è come se avessi avuto quel crack in cui Marco Delia si è proprio rotto e non c'è più stato, ho avuto proprio quella sensazione lì. È come se il tuo passato, il tuo karma viene chiamato, la tua memoria, tutto quello che è stato di te, ti accorgi della piccolezza di quello che è, ma anche del miracolo di quello che è, ma anche di quanto non sia tu. E quando ti accorgi che non sei tu, grazie alle pratiche, non solo puoi utilizzare mente e corpo in modo molto più efficiente, perché non sei più all'interno di essi, e quindi vengono usati a caso, come un coltello che viene usato così e ti puoi anche fare del male, ma vengono utilizzati nel modo corretto e quindi puoi veramente creare cose incredibili. Ovviamente anche per me è ancora un lavoro in corso, ma se impari a diventare maestro di queste cose puoi fare cose incredibili. E per iniziare quello che consiglio è questo piccolo esercizio, oppure anche semplicemente stare fermo senza far niente. Se stai fermo senza far niente, non c'è bisogno di pensare a cose, non c'è bisogno di immaginare cose, non c'è bisogno di far niente. Così ti accorgi dopo qualche secondo di tutto il nonsense che è attorno, di tutta quella narrativa di chi sei che ti sei creato attorno a te. A livello pratico può essere utile anche leggere un libro per imparare a essere più presenti, a uscire da questo concetto di mente, invece che c'è proprio questa differenza di concetto di vita,
quindi te come soggetto e situazione di vita, quindi vita e situazione di vita. Quando ti accorgi che non sei la tua situazione di vita, il tuo ego, la tua persona, le maschere che metti, le barriere, la tua carriera, i familiari, le relazioni, il tuo personaggio, ma sei il soggetto di tutto ciò, la vita, allora che è collegata poi a tutto il resto. Quando capisci questa cosa impari veramente a essere presente e meditativo. E il potere di adesso aiuta molto, quindi consiglio il potere di adesso. E invece a livello proprio di meditazioni guidate, consiglio il metodo Wim Hof, per chi non l'ha mai fatto, perché aiuta proprio a entrare in stato meditativo semplicemente, in modo molto semplice, e consiglio Isha Kriya. Se volete fare qualcosa di più complesso, magari già il corso di ingegneria interiore, Inner Engineering di Sadhguru è pazzesco, non sono assolutamente affiliato, ma è quello che a me ha cambiato la vita. E anche un creator, che non mi ricordo il nome, ma ve lo lascio in descrizione, un monaco che è pazzesco e lui parla proprio di meditazione. Ma diciamo che per quanto potete seguire cose esterne, l'importante è la vostra esperienza. Quindi imparare anche semplicemente a stare seduti e provare a farlo. Analisi interiore, cioè ascoltarsi. È proprio ascoltarsi senza giudicare. Guardare, osservare, ascoltare, piena apertura, lasciarsi andare completamente, totale abbandono per quei 20 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, non importa quello che succede nel mondo, non sei disponibile, sei dentro di te, quindi totale abbandono. In quel momento non pensi niente, non fai niente, non ti serve niente, non hai bisogno di niente, non vuoi niente, sei lì, dedicalo per quello e vedrai che cambierà tutto. E quindi Isha Kriya è molto utile, ti aiuta proprio a fare questa distinzione tra mente e corpo, usa anche dei mantra che aiutano anche per la concentrazione, usa anche un tipo di respirazione apposta, ovviamente anche guardare il respiro aiuta perché il respiro è sempre lì, quindi osservare qualcosa che è sempre lì ti collega proprio all'essere presente. Sono vari metodi, però Isha Kriya, il metodo Wim Hof, il potere di adesso, li consiglio molto e sono il modo anche in cui ho iniziato a livello pratico. Ecco qua ragazzi, potrei parlarne all'infinito, ma questa è un po' una cosa iniziale. Fatemi sapere se volete che approfondisco, se avete qualsiasi domanda e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!